Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. È un po' che non ci vediamo qui in un formato un pochino più lungo e quindi era anche ora di tornare a fare un bel videino qui sul tubo. Oggi vi faccio vedere una piccola, chiamiamola così, anteprima, una delle prossime uscite su suolo italiano del mondo, Mini 4VD. Siete curiosi, eh? Ma prima di proseguire, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, è super importante per continuare a supportare la nostra community e per far sì che il nostro adorato modellismo continui a crescere. Veniamo ora al modello, sto parlando della, tanto lo sapete perché è in uscita, Avante Mark III nero su telaio MS in versione Advanced Pack. Questi kit li conosciamo molto bene, sono dei kit che prevedono già tutta una serie di upgrade, tutta una serie di ricambistica atti a rendere la Mini un po' più pronto gara, ok? Dove per pronto gara non intendo montata ovviamente, ma corredata al suo interno di tutto quello che servirebbe per essere quantomeno in grado di scendere in pista. Spostiamoci qui sotto sul mio tavolone e vediamo insieme che cosa c'è nella scatola. Ok, intanto guardiamo quella che è la scatola. Come vi dicevo prima, quindi il modello è l'Avante MK3 nero MS chassis con la carrozzeria nero fumé, ok? Questo è la nomenclatura, il telaio appunto è l'MS. Vediamo già dalla scatola che è inserito un motore bipignone, perché ovviamente l'MS è un telaio bipignone, light dash, cosa che non è per niente male, soprattutto quando si inizia a correre in categorie come T-Mac ma anche in B-Max può essere utile. Poi vediamo che già da quella che è la configurazione si vede che tutte le fibre al suo interno sono FRP, ok? Troviamo solo FRP, possiamo già vedere che c'è un antiaggancio al frontale, un antiaggancio al posteriore e una distribuzione già abbastanza basic ma molto efficace dei pesi, dei damper per giocarla in jump ovviamente. Andiamo ad aprirla, non vi ho fatto vedere più di tanto i lati della scatola perché bene o male sono quelli che vi aspettereste. Qui abbiamo appunto tutte le parti del telaio, vedete l'MS che è composto sempre in 3 parti, sono presenti anche le spugne, cosa non da trascurare, ma adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio. Ed eccoci qua, allora andiamo a vedere un po', eccola qui, l'Avante MK3 nero, chiamiamolo fumé, perché ha una leggera trasparenza, molto bella. Questa si può tranquillamente utilizzare anche in T-Mac, dove al momento è vietato soltanto il Lexan, quindi è una carrozzeria che viene molto utile, esteticamente molto bella, con delle linee molto marcate, molto dritte, ha un profilo che non va troppo verso l'alto, la definirei così, è molto aerodinamica, anche se sappiamo che da quel punto di vista lì non c'è tutto questo grande impatto nel mondo Mini 4VD, perlomeno fin tanto che non vai ad introdurre una vela. Poi cosa andiamo a vedere? Il telaio è un MS, come dicevamo prima, un MS rosso, non male, bellissimo colore, devo ammettere che il colore mi piace particolarmente. Questa è la parte ovviamente centrale e qui abbiamo il front e il rear sempre del telaio. I cerchi anche loro sono rossi, di una gradazione leggermente diversa, adesso forse in video vi sembrerà quasi arancione, ma è una gradazione di rosso leggermente più accesa rispetto al telaio. Peccato, perché se fosse stato identico avrei apprezzato leggermente di più, io e le mie ossessioni. Le gomme ecco, non so dirvi se sono maroon, vediamo cosa dice la scatola. Allora, le gomme sono delle super hard, small diameter low profile, ok? Quindi sono delle super hard, non sono delle maroon nuove, quindi le low friction che continuiamo a chiamare maroon perché una volta erano di quel colore lì, erano color marrone, ora sono diventate, si sono uniformate, sono nere, ma sono a low friction, ecco, chiamiamole semplicemente così. Queste sono super hard, quindi vanno bene, vanno molto bene in jump, c'è tanto grip da questo punto di vista, ma sono molto utili. Tutto quello che è ganci, fermapile, fermamotori, il sostituto dei cuscinetti, chiamiamole boccole di plastica, e il fermamotore è in colorazione bianca e sta discretamente bene, se vogliamo andare a vederlo bene nel dettaglio. Poi cos'altro vediamo? Questo lo andiamo a vedere, ma andiamo a vedere subito le fibre. Allora, le fibre sono tutte FRP, come vi dicevo
come vi dicevo prima. Lo apriamo così proprio lo guardiamo per bene. Questi kit secondo me sono veramente fondamentali, soprattutto per chi sta iniziando o per chi vuole approcciare la categoria jump e magari non lo ha mai fatto. Quindi padella, freno posteriore, la cosiddetta banana, come comunemente la chiamiamo, che in questo caso viene utilizzato in abbinato alla padella come antiaggancio al posteriore, quindi per fare in modo che i roller della coda della nostra Mini 4UD non si incastrino nelle sponde della pista. Un altro antiaggancio che in questo layout mi sembra che sia utilizzato al frontale, e poi la fibra del posteriore nella parte superiore e la fibra del frontale nella parte superiore. Non male. Oltre a questo abbiamo anche dei freni che, se non erro, sono da 2 mm, uno bianco e uno blu, dove quello bianco, cari amici, è quello che frena maggiormente rispetto a quello blu. Ok, normalmente un layout che un po' tutti utilizziamo si frena un po' meno al frontale con quello blu e un pochino di più con quello bianco al posteriore. E questo era il primo pacchettino. Poi cos'altro ho dimenticato qui sotto? Giustamente gli adesivi che sono specifici, perché addirittura riportano la versione della Mini con anche la dicitura Advanced Pack, quindi è qualcosa di, direi, sufficientemente specifico per questo pack. Oltre a questo, vabbè, non l'ho tirato fuori prima, ma c'è logicamente il manuale di istruzioni, che in questo caso è fatto a libro, quindi non è il classico pieghevole che abbiamo, ma è un qualcosa di un po' più comodo, anche da tenere, da riporre nel caso ci dovesse servire o ci scordiamo dove vanno le viti. Bello. Addirittura qui ci sono anche dei suggerimenti su come andare ad installare proprio i freni che vedevamo poco fa, e anche come andare ad inserire nel modo giusto le pile, cari amici. So che a volte se le cacciate dentro come capita, ma esistono anche modi giusti e non giusti per fare le cose. Stessa cosa per la padella posteriore, la configurazione dei roller e via dicendo. In questo mega pacchettone invece andiamo a vedere che cosa c'è. Allora, in questo mega pacchettone abbiamo intanto il nostro motore, che è un Light Dash Pro, quindi bipignone. Ovviamente i contatti in rame, qui mi è partito un assale, gli assali sono da 60 ragazzi. Wow, ma addirittura ci sono le viti a testa esagonale in questo pack, molto interessante. Dovete sapere che queste viti, quelle nere, sono quelle che si scelgono perché sono tra le più resistenti, ok? Quindi utilizzare queste vuol dire grande difficoltà nel piegarla. Il resto delle viti è molto facile, soprattutto se le utilizzerete per i roller, che dopo tante sollecitazioni debbano essere sostituite. Queste invece durano molto di più, non che non si possano piegare, però effettivamente durano parecchio di più. Quindi abbiamo detto assali da 60, qui abbiamo sempre delle finte boccoline, delle boccoline di plastica, chiamiamole così, un pack con dei damper che non guastano mai, degli spacer di metallo che, vi ricordo, anche questi sono consentiti anche in T-Mac, perché ovviamente se uno acquista un pack di questo tipo e è appena iniziato non gli si può invalidare la Mini semplicemente perché vuole utilizzare gli spacer inseriti da scatola, no? Come sono lucidi questi damper, sono proprio nuovi. E poi vabbè, abbiamo le boccoline che si utilizzano per i roller di plastica, perché come potete vedere qui abbiamo 4 roller da 13 di plastica, un pignone nero che sembra quindi un carbon, le palline per coprire le viti e gli ingranaggi gialli, quindi con una configurazione per la nostra Mini 4VD più legata all'accelerazione, quindi andiamo a perdere un pochino di allungo per giocarcela un po' di più sull'accelerazione, ok? Con questo tipo di ingranaggi che vanno in abbinata con i rosa e gli gialli. Basta, direi, ragazzi. Che cosa rimane qui dentro? Beh, qui dentro cosa... addirittura... Allora, a parte la chiavina, il grasso e una chiavetta esagonale, dato che ci sono le viti, abbiamo anche un gancio, lo vedete qui, che è quello che si utilizza per chiudere la carrozzeria sul telaio in maniera un po' più tranquilla. Ok, perché questa è plastica e gomma, ok? E quindi con le sollecitazioni è molto più difficile che salti via. E bella, questa è una chicca. Poi ovviamente questo cilindrotto è quello che serve per ruotare i pallini che vi facevo vedere qui, che servono per coprire le viti, e direi che bene o male abbiamo visto tutto. Mi sembra un'ottima build, che ne dite? Bella, vero? Secondo me questa sarà un'interessante uscita, così come era stata
la versione con la GeoGlider. È vero che il telaio MS non è utilizzatissimo in VMAX e in altre categorie, ma è diciamo il telaio della categoria Open, quindi dove si può lavorare, dove si può ammortizzare lavorando in quello che è l'alloggiamento della trasmissione per poter permettere quindi di ammortizzare i salti. Però credo che possa essere veramente un ottimo punto di ingresso per tutti quelli che vogliono iniziare oggi il mondo Mini 4VD. Avanti MK3 nero MS Chassis Advanced Pack secondo me è un'ottima scelta, soprattutto perché rispetto a pack di questo tipo passati, quindi precedenti, include alcune chicche, ok, come ad esempio i freni, le viti esagonali. Quindi insomma questi kit, se continuano così, diventano veramente definitivi e vanno ad includere veramente delle mini che puoi montare e iniziare a giocare. Questo è fondamentale perché sappiamo perfettamente che molte volte la complessità del nostro hobby fa anche sì che le persone desistano nelle fasi iniziali, no? Quindi che ci siano talmente tante cose da dover imparare in determinate categorie che li facciano un pochino così scoraggiare. Quindi soluzioni di questo tipo per me sono fondamentali e così alimentano quantomeno la categoria jump, perché come avete visto ci sono i dumper, quindi bene o male è pensata per quella categoria lì, no? Che ormai sappiamo Tamiya è concentrata su quello, ma insomma noi pensiamo anche ad altro. Ecco, un telaio di questo tipo potrebbe tranquillamente essere poi riciclato volendo cambiare, andando verso l'expert classica o verso altre categorie dove comunque l'MS è molto interessante e molto utile, anche per una open per esempio, no? Quindi magari facendo un po' di tentativi in categorie minori nel momento in cui si vuole convertire la propria mini, passare a una categoria superiore. Ecco, il telaio, se è ancora buono e non l'avete spaccato, è un'ottima soluzione perché potete continuare a lavorare quello. Che devo dire, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo veramente molto contenti di aver avuto questa possibilità di potervi fare vedere in anteprima, addirittura prima dell'uscita qui da noi in Italia, questo Advanced Pack che sarà nei negozi a brevissimo. Ringraziamo ovviamente Tamiya Italia come sempre per il sostegno e per le possibilità di portarvi questi contenuti che ci dà sempre. E che altro dirvi, raga, addio piacendo, arrivederci alla prossima, ciao.